spero di averti resa felice. Amiche ed amici, ciao a tutti, ben ritrovati su Momis, io sono Simona ed oggi vedremo come realizzare questa bellissima borsetta molto romantica, direi. È davvero una delizia, anzi direi è incantevole, molto facile e veloce da realizzare. È stata proprio una di voi a consigliarmi, suggerirmi questo progetto. Non so, io ho accolto la richiesta perché ho trovato il suo messaggio molto tenero, ho visto tantissima tenerezza e dolcezza e quindi ho voluto far cosa gradita. Poi tra l'altro è una borsa romantica, come vi dicevo prima, quindi cade praticamente a pennello perché San Valentino è alle porte, quindi può starci anche come progetto da proporvi. Infatti non a caso l'ho realizzata in questa bellissima tonalità rossa lurex. Non sottovalutate l'idea di realizzarla anche per un evento speciale particolare, perché secondo me con il cordoncino infilato giusto fate sicuramente centro. Per realizzarlo ho utilizzato 220 grammi circa di cordoncino lurex in questa bellissima variante oro. Erano degli avanzi che avevo a disposizione, uncinetto di lavorazione numero 4,5. Poi occorreranno degli accessori metallici che sono fondamentali, come una tracolla, una catena. In questo caso ho utilizzato una catenina a maglia piccola da 65 cm, 4 anellini che fungono da aggancio per la borsa. Allora, io non avevo a disposizione degli agganci né una chiusura nella variante oro, ce li ho tutti argento, quindi dovrò fare sicuramente rifornimento, però posso suggerirvi di utilizzare dei ponticelli piccoli, dei moschettoni, e come chiusura vi consiglio senz'altro o uno o due bottoni magnetici direttamente da cucire, oppure se vi va anche una zip da 24 cm. Questo è tutto quello che ho utilizzato e la fate davvero in pochissimo tempo. Tra l'altro, se utilizzate del cordoncino non è necessario andarla ad irrigidire e comunque per il modello che è nemmeno foderare. A questo punto lascio la parola a voi, vi aspetto come sempre giù nei commenti, fatemi sapere cosa ne pensate. Vi riporto al tutorial, ma prima devo ricordarvi come sempre di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina per non perdervi i prossimi contenuti e di seguirmi anche sui social dove sono abbastanza attiva. A questo punto, sigla! Bene, iniziamo con la realizzazione del corpo della borsa. Faccio un cappio e avvio esattamente 31 catenelle che equivalgono a 25 cm. Bene, fatte le 31 catenelle, a partire dalla seconda inizio a lavorare a punto basso, per cui lavorerò nella maglia dietro rispetto alla catenella un punto in ciascun punto, per un totale di 30 punti bassi. Sto per terminare la primissima riga a punto basso, lavoro l'ultimo punto basso, dopodiché faccio una catenella e giro la mia primissima riga. Sono pronta per lavorare la seconda. Esattamente come la prima, vado a lavorare un punto basso in ciascun punto per un totale sempre di 30 punti bassi. Farò così per questa seconda riga e per altre 38 righe, per un totale di 40 righe a punto basso. Terminate le 40 righe totali, questo qui sarà il risultato. Il pannello misurerà 25 cm x 28 cm di altezza. A questo punto possiamo tagliare un po' di cordoncino che poi ci servirà per cucire. Occupiamoci del fiocco. Anche in questo caso ho avviato 31 catenelle per poi ritornare a punto basso lavorando soltanto 30 punti per un totale di 18 righe. Il fiocco misurerà sempre 25 cm per un'altezza da 12 cm. Per completare il nostro fiocco dobbiamo andare a realizzare altri due pezzi. Innanzitutto ci occorrerà una striscetta che fungerà da nodo per il nostro fiocco. In questo caso ho avviato 16 catenelle e sono ritornata indietro a punto basso per 2 righe lavorando soltanto 15 punti bassi. Mentre per quanto riguarda le due estremità del nastro ho realizzato stavolta 36 catenelle per poi ritornare indietro sempre a punto basso lavorando 35 punti. Dalla seconda riga in poi ho fatto delle diminuzioni
diminuzioni ad inizio e fine riga. Infatti per fare la diminuzione ad inizio riga ho saltato direttamente il primo punto e lavorato un punto basso nel secondo. Da lì ho continuato a lavorare punti bassi finché non sono arrivata a fine riga. Anche a fine riga ho saltato il penultimo punto e sono andata a lavorare direttamente un punto basso nell'ultimo, quindi non mi ritroverò più 35 punti bassi ma 33. Fatta la catenella e girato il lavoro ho ripetuto sempre lo stesso procedimento, quindi ho saltato il primo punto e ho lavorato il primo punto basso nel secondo e ho continuato sempre a punto basso. Qui sto lavorando il terzultimo punto, salto il penultimo e vado direttamente nell'ultimo punto. Quindi bisogna procedere in questo modo per un totale di 8 righe. E voilà, anche il nastrino è stato completato. Come vi dicevo prima, ho lavorato un totale di 8 righe. A questo punto possiamo staccare il cordoncino e i due eccessi li possiamo nascondere tra la lavorazione. Poi basta piegare in questo modo il nastrino e abbiamo realizzato appunto il nastro del nostro fiocco, che misurerà 27 cm in basso e 18 cm sulla zona superiore, mentre l'altezza è da 6 cm. Adesso componiamo il nostro fiocco. Prendiamo il pannello più grande e facciamo queste semplicissime pieghe. Dopodiché prendiamo il nastrino con le diminuzioni e pieghiamo in due, lo andiamo a mettere proprio al di sotto del nostro fiocco. Infine prendiamo la striscetta che abbiamo realizzato, che fungerà da nodo. Ovviamente ho lasciato del cordoncino in eccesso per andare a cucire il tutto, infatti ci occorrerà un ago. Avvolgo la striscetta attorno ai due pezzi e vado a cucire. Faccio una cucitura di andata e di ritorno. Poi mi porto il cordoncino in basso e vado a bloccare anche le due estremità del nastro. In questo modo saldo per bene tutti e tre i pezzi. Il cordoncino in eccesso che mi rimane lo disperdo tra la lavorazione e taglio l'eccesso. Il nostro fiocco sarà così pronto, possiamo realizzarlo più piccolo o più grande e utilizzarlo per altre creazioni, per altri progetti handmade. Come avete visto è stato super facile e veloce a realizzarlo. E voilà, questo è il risultato molto grazioso. Che ne dite? A me piace tantissimo. Ultimissimo passaggio, dobbiamo andare a cucire due laterali della nostra borsetta e nello stesso tempo applicare il fiocco. Quindi prendiamo un ago, il cordoncino che avevamo lasciato in precedenza sul pannello rettangolare, andiamo a cucire esattamente le prime due righe. Ok, una volta cucite le due righe possiamo applicare il nostro fiocco. Se vi ricordate, il pannello del fiocco è costituito da 18 righe, infatti cuciremo le 18 righe del fiocco e le 18 righe del pannello del corpo della borsa. Andremo a cucire esattamente riga per riga, niente di più, niente di meno. Infatti qui vi mostro questo passaggio passo passo, molto semplice e veloce. Vedrete anche che tutti i punti coincidono, tutte le righe coincidono, perché nulla è stato fatto a caso. Insomma, ho calcolato il numero delle righe sia del pannello rettangolare corpo borsa che quelle del fiocco stesso. Insomma, più facile di così davvero non si può, è molto semplice, farete questo progetto in un attimo. Terminata la cucitura, chiaramente disperdo il cordoncino in eccesso sul dietro della mia borsetta, faccio passare il cordoncino e poi lo taglio. Non vi preoccupate che non si disfa nulla, per sicurezza potete sempre fare un nodino e bloccare per bene con l'accendino.
A questo punto ripetiamo la stessa operazione anche sull'altra estremità. E voilà, la borsetta è così pronta, è davvero deliziosa, è un amore, un incanto direi. Non ci rimane che applicare gli accessori, pochi ma indispensabili. In questo caso ho scelto di utilizzare una catenina a maglia piccola da 65 cm. Dopodiché, non avendo a disposizione degli agganci piccoli, dei moschettoni e anche una chiusura stessa nella variante oro, ho optato per 2 anellini. In ogni caso vi suggerisco di utilizzare questi moschettoni che sono fantastici per questo progetto. Io utilizzerò 2 anellini che metterò proprio all'interno della mia borsetta, così non si vedono, lo faccio giusto in maniera provvisoria, non appena acquisto nuovi materiali, nuovi accessori, chiaramente li andrò ad applicare. E poi come chiusura magnetica vi suggerisco quella da cucire direttamente all'interno della borsa. In sostituzione dei bottoni magnetici posso suggerirvi una zip da 24 cm. La nostra borsa misurerà 25 cm per 15 cm di altezza. Amiche ed amici, siamo giunti al termine anche di questo video tutorial. Io spero che questa borsa super romantica vi sia piaciuta. Realizzatela anche in altre tonalità, perché no anche l'Urex per qualche evento straordinario molto importante, perché secondo me ne vale davvero la pena. Fa il suo figurone, è super semplice, facile, veloce da realizzare, quindi cosa aspettate? Realizzatela anche voi e mandatemi le vostre foto, sono curiosa di vederle. Come sempre vi aspetto giù nei commenti per sapere cosa ne pensate. Nel frattempo la sto indossando, è davvero una meraviglia, guardate, è troppo bella, mi piace troppo. Diciamo che non è il mio genere di borsetta, l'ho realizzata perché una di voi me l'ha chiesto con tanta tenerezza e dolcezza, quindi non lo so, mi sentivo in dovere di realizzarla, farla felice. Sono sicura che avrò fatto felice anche voi, fatemelo sapere con un commento. Però nonostante tutto io credo che ci uscirei, sì ci uscirei. Ovviamente seguitemi sui social per sapere come la indosserò e quando la indosserò. Iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video tutorial. Grazie per l'attenzione, grazie per essere stati anche oggi in mia compagnia. Vi do l'appuntamento alla prossima settimana. Un bacino a tutti!